Amici di PES, amici della Serie A, amici del calcio, buongiorno dal vostro Botroid99. Eccoci qua per la presentazione un po' più veloce della patch 2526 per quanto riguarda PES 21. Il senso di questo video è più che altro far vedere la differenza tra i volti ufficiali che ha rilasciato la Konami e quelli invece in PES 20 che non sono presenti. Per esempio Raspadori e Scamacca che Konami non aveva fatto nel 2019, quindi su PES 20 non ci sono invece in PES 21. Per il resto la patch è praticamente tutta uguale, con qualche per l'Atalanta dico, quindi sono gli stessi valori, le stesse tattiche, lo stesso amore. Io non dico di essere, avete visto il video di Ildiz che ho provato a migliorare umilmente e ho fatto quello che ho potuto. Non dico di essere bravissimo, però sicuramente io metto tanto amore in questi lavori e nelle patch classiche. Credo che si veda, credo che si veda. Per me giocare con le patch classiche, giocare a PES significa riportare con amore in vita dei momenti e delle persone che magari nella mia vita non ci sono più. Penso per esempio a mio nonno con cui sentivo tutto il calcio minuto per minuto, penso a dei momenti in cui magari davanti alla TV avevo mia nonna che cucinava. Penso a momenti quando ero piccolo in cui mio papà mi diceva i risultati della sera delle partite di coppa perché io andavo a dormire presto e quindi al mattino mio papà mi diceva ha vinto il Napoli, ha segnato Renica, e quindi tutte le volte che vedo Renica nelle mie patch mi vengono in mente quei momenti in cui magari eri in seconda elementare, eri alle medie negli anni 90, eri all'università spensierato con gli amici negli anni 2000, e ogni volta mi rivivo, per esempio anche quando ero al liceo nel 97-98, giocavamo al primo PES, a Winning Eleven, e ti rivivi tutti quei momenti lì. E il bello di giocare adesso, di fare le patch è questo. Poi sulla patch 25-26 ovviamente c'è l'interesse del mondo attuale perché il presente è sempre importante. Non ho mai nascosto di preferire il calcio di una volta rispetto a questo. Tanto vediamo che il Bologna più o meno è uguale, non ci sono licenziato, c'è solo Orsolini, Bernardeschi e poco altro. Il Cagliari, Mina, Belotti, sono sempre più o meno gli stessi, Gaetano. Ho provato a correggere Foloruncio, ma non ci assomiglia a niente, poi cercherò di rifarlo anche quello. Palestra, Pavoletti, Felici ha un bocca al lupo per l'infortunio. Eh, Ho messo la fascia nei capelli a Borrelli e poi direi che non c'è grossa differenza. C'è Idrissi che ha giocato meglio, c'è Dossena, no? Ma sono tutti gli stessi. Ecco, parlando dell'amore che metto nel fare le patch, è che io curo anche al massimo della possibilità i giovani, quelli che magari non giocano mai o magari hanno solo qualche convocazione, cerco di fare il più simile possibile. È così che metto l'amore. Ed è per questo che, arrivando proprio al Como, voglio citare per l'ultima volta il mio, credo ormai che sia il mio hater, l'unico hater, sono due, che mi hanno attaccato con gli highlights per qualche errore presente nel Como. In modo eccessivamente cattivo, definendo la patch orribile perché era piena di errori. Allora, per quanto riguarda Nico Paz, mi era sfuggito il piede sinistro, che avevo messo destro, e per quanto riguarda il numero di Morata era effettivamente sbagliato, ma erano sbagliati tutti i numeri del Como e li ho visti subito dopo e li ho corretti. Probabilmente, siccome ahimè faccio la patch spesso di sera, tra una cosa e l'altra, di sera significa dalle 11, mezzanotte, l'una, probabilmente tra il fare i volti e il fare le squadre mi sono dimenticato i numeri e quindi il Como aveva tutti i numeri sbagliati. Basta segnalarlo senza cattiveria e la cosa si mette a posto. In un attimo ho aggiornato i numeri sono tutti a posto. Invece la malignità si è vista, la malafede si è vista quando si diceva Morata capitano, perché negli highlights del Milan si è visto Morata capitano, ma Morata capitano non l'ho messo io sbagliando, il capitano era da Cugna, io giocavo con il Milan e Morata
Probabilmente il computer ha sostituito a un certo punto della partita D'Acugna, ha messo Morata titolare, che peraltro nella mia patch parte in panchina perché il titolare è Duvicas, e quindi l'ha messo automaticamente capitano. Però ecco, diciamo che qui si è vista la malignità. Quindi caro Velvet, Lady Velvet, quello che sei, o Carton travestito, Barox travestito, come si chiamano. Non so se, non ho capito se questo hater è o quello che frega le patch e poi se le vende sulla pagina Facebook, oppure quello che c'ha il canale e che fa giocare computer contro computer con le patch degli altri. Non so quale sia dei due, questi due mi odiano, per me è spazzatura, fino a ieri ho lasciato correre, ho risposto punto per punto. Adesso come si fa con la spazzatura? Se vedo una cartaccia per terra, la prendo, la butto senza neanche pensare a che cos'è. E quindi un caro saluto, certo che vedersi tutti i miei video, eh, ecco, intanto vedete che c'è una differenza tra Torsby, che è licenziato qui. Vedersi tutti i miei video e criticarli, cercare tutti gli errori per poi insultarmi, vuol dire che insomma non si ha una vita così piena di soddisfazioni, perché io i loro non li vedo, non seguo nulla, possono parlare malissimo di tutti, facciano quello che vogliono, io li ho tolti dalla mia vita, non veditemi più a dar fastidio, ok? La mia pace è quello che è, sicuramente può avere qualche errore, li abbiamo visti, li correggiamo insieme, ci divertiamo insieme, ma non rovinate il romanticismo e la bellezza di riportare in alto e riportare in vita certi momenti di gioia con la malizia, l'invidia e quelle robe lì. Ok, chiuso il capitolo per gli hater, da adesso non ne parlerò più qualsiasi cosa succedano. Ho già segnalato i commenti incitanti all'odio, finiamola lì. Quindi abbiamo visto Cremonese, c'era Torsby, Fiorentina ha qualcuno di più nuovo. Per esempio Gossens e soprattutto Dodò hanno la faccia licenziata. Ecco, a proposito, una differenza tra PES 20 e PES 21 è nelle scarpe. Ci sono tante scarpe diverse rispetto a PES 20. Se voi vedete in PES 20 ci sono pochissime scarpe e te le devi fare andare bene, in PES 21 ci sono tantissime invece scarpe che i giocatori hanno anche adesso, penso per esempio a queste, penso per esempio, ne ho viste tante nelle foto perché quando facevo i giocatori con Transfermarkt proprio per controllare il destro e il sinistro, guardavo anche le scarpe e queste qua sono quelle che vanno per la maggiore in questo momento dell'Adidas e quelle di prima della Nike. Ce ne sono veramente, queste ce l'hanno tantissimo. Quindi sicuramente se qualcuno volesse essere più sul pezzo dal punto di vista degli scarpini, ecco per esempio potremmo guardare Dodò che scarpe ha, Dodò Fiorentina, scusate, Dodò Fiorentina, immagini, ha le scarpe rosse Adidas, direi sì, quindi dovrebbe essere queste qua, ma vedo che ha anche queste qua, perfetto, queste qui, ecco, le abbiamo trovate, queste. E gli mettiamo queste che sono proprio le sue scarpe originali. Dodò che ha il volto ufficiale. Poi andiamo avanti, gli altri più o meno sono tutti quelli in PES 20, però ci sono dei licenziati, qua c'è Solomon, c'è Rugani che nel frattempo è passato alla Fiorentina, c'è Gudmundsson, certamente non c'è San Siro, però ci sono tanti volti, quindi secondo me forse per la patch di quest'anno, per gli anni 90 no, perché San Siro vale di più e non ci sono così tanti volti anche negli anni 2000 licenziati, però per la patch di quest'anno forse potrebbe valere la pena di giocare con PES 21 e io stesso che ormai non faccio più il campionato ma faccio le partite amichevoli con la classifica dell'intelligenza artificiale e con la grafica, giocando in diretta potrei giocare proprio su PES 21. Abbiamo qui per esempio i giovani, lo dico sempre perché Braschi, Bertolini, Cospo, Coadio non tutti hanno esordito, quindi
Mi piace però perché anche qui riportano in vita dei momenti in cui quando giocavo a Sensible Soccer facevo giocare i ragazzini della primavera. Anche lì in seconda media mi ero fatto tutte le squadre primavera su Sensible Soccer. E questo, quindi mi piace magari fare qualche amichevole, fare esordire anche i ragazzi. Il Genoa direi che è praticamente identico a quello che ho fatto su PES 20, quindi possiamo andare veloce. Sì, c'è forse Below con i capelli un po' più lunghi, ma l'ho arrangiato io, il solito Ellerson, che c'era venuto abbastanza bene. Mm, e poi sì, più o meno sono tutti uguali, ecco, vedete, ci sono anche qui, anche nel Genoa ho messo dei nuovi giovani come Ercelic, Nuredini e Romano. Ho cercato di fare del mio meglio. L'Inter è praticamente quasi tutta originale, a parte Frattesi e Di Marco sono tutti coi volti originali, per esempio si è aggiunto Turam rispetto a PES 20. Acerbi è stato migliorato, Dumfries, Sommer, Bonni ovviamente no, De Vrij, più Esposito, insomma, più Esposito ho dovuto farlo perché era un bambino nel 2021 e direi che possiamo andare avanti, anche qui, anche nell'Inter ho messo i ragazzini, Cocchi, Grano, Camatè che è esordito in Coppa Italia col Torino da protagonista. Nella Juve abbiamo il nuovo Ildiz, avete visto il video ieri, si fa quel che si può, forse un pochino meglio lo è, dai, rispetto a quello di prima. E poi abbiamo Bremer, la Juve ha tanti licenziati in più perché ha Vlahovic originale, ha Thuram originale, ha Jonathan David originale, anche se con pettinatura diversa rispetto alle treccine che ha adesso, Cambiase e Kalulu no, Zegrova nemmeno, Perin solito discorso con i capelli lunghi ma lo lasciamo così, Consessao tutto sommato mi è venuto bene, McKennie e Locatelli sono licenziati, Locatelli hanno aggiunto la barba e gli altri più o meno sono invece gli stessi che ho fatto su PES 20, c'è Cop Miners, anche lui originale, e gli altri sono più o meno uguali. Ah no, c'è oltre a Milik e Kostic, c'è anche Boga è originale, quindi forse anche la Juve meriterebbe di essere giocata qui. Poi voglio farla una partita, anzi mi sa che la prossima giornata la facciamo su PES 21, così vediamo un po' le differenze anche degli stadi, anche del gioco. La prossima giornata, quella, la 25esima. La Lazio a Pedro, a Rovella, Rovella no, Isaacsen no, Zaccagni sì, a Zaccagni licenziato che è tanta roba, Romagnoli, Provedel no, a Gigot che era un giocatore secondo me fortissimo, un peccato che sia infortunato, e poi tutti gli altri, Daniel Maldini, la punta titolare, Nuno Tavares no è lo stesso, abbiamo Kenneth Taylor che volevo aggiornare con una pettinatura un po' più simile, eh, che poi per esempio potrebbe essere questa qui, e così, questa fatta così. Poi andiamo avanti, abbiamo Cataldi, Gila, Noslin, vabbè Lazzari licenziato, forse anche Patrick no, e via via tutti gli altri. Ah, c'è Luca Pellegrini che è originale, ma è una cosa in più. Sì, forse conviene per Sventuno per la pace di quest'anno. E i due portieri. Poi Lecce sono praticamente uguali, Sottil, Ramadani, Ndri, sì, sono tutti uguali, sono gli stessi. C'è Gandelman è forte, l'avevo detto, negli highlights precedenti, nella patch precedente, infatti poi si è rivelato forte, completamente a caso perché l'avevo visto solo in qualche spezzone di partita, però sembrava forte. Poi abbiamo, vabbè, il solito Gallo, capitano, sì, non ci sono, il Lecce, ho messo anche qui qualche giovane, ha fatto il più possibile simile alla realtà, però poi diciamo che sono più o meno tutti gli stessi di PES 20. Andiamo al Milan che ha Leao, questa volta l'ho lasciato, poi chi volesse sa che si può fare la coda con i capelli lunghi.
Maignan, Modric sono tutti licenziati, c'è anche Salemaker licenziato. Nkunku non è più licenziato, non ho capito perché, con lo stesso codice, o ha cambiato codice, però ci assomiglia di più, quasi fatto così dalla Konami in versione non licenziata. C'è Rabiot, a tutti gli effetti originale, Tomori è il Milan lì a tanta, pure Fulkrug originale, e quindi Loftus-Cheek, Fofana licenziato, insomma direi che anche il Milan come Inter e Juve ne ha beneficiato di questa- di questo passaggio da PES 20 a PES 21. E poi i soliti giovani, tutti anche loro. Napoli, vediamo un po'. Napoli forse sono un po' gli stessi, perché Højlund ovviamente avendo 22 anni ne aveva 15, McTominay c'era già, David Neres, Anghissà forse l'hanno leggermente migliorato anche se non ha i capelli lunghi, Merè, Lobotka sono tutti originali, fatto bene Lobotka tra l'altro. Buongiorno no, Rahmani mi sa che è l'originale, cioè l'originale, quello fatto da me. C'è Politano, Vergara è quello fatto da me, e quindi direi tutti gli altri mi sa che sono, forse ci sono, esatto, Juan Jesus e Spinazzola che sono licenziati, anche beh ce ne sono tanti anche del Napoli. Ok, andiamo veloce. Proseguiamo col Parma. Il Parma è praticamente identico, quindi andiamo veloci. Non so quasi con certezza che il Parma è la stessa versione su PES 20. Non ci sono, non ci sono giocatori originali, direi. Franco Carboni, sì, sì. Sì, sì, friga. Anche qui tutti ragazzi fatti il più possibile simili dalla foto. E poi Pisa, c'è Stanks, e poi anche qua mi sa che sono loro sempre, vai, i soliti grandi giocatori d'esperienza che però non stanno nemmeno giocando più di tanto, poi il resto sono giocatori fatti da me. Iris, Coppola, Nicolas, Ilin Junior, Bogino, Meister. Eh sì, sono tutti, questi li avevamo fatti in diretta, se vi ricordate, c'è un video in cui li facevo il più possibile simili. Va bene. Poi Roma, anche qui forse qualcuno in più c'è. Cone direi di no. Svilar, Malen ho tenuto la versione rasata fatta da me perché comunque l'altra versione che c'è è pieno di capelli, non mi sembra rispecchiare l'attualità. Abbiamo Hermoso, Mancini, Dobbik, insomma, sono sempre un po' tutti. Saragozza, l'ho dovuto fare. Eh sì, poi gli altri sono. Ah, volevo fare una cosa su Wesley, volevo controllare una cosa. Allora, i lati rasati, eh sì, no, non si può fare in altro modo. Perché se si fa così forse, però volevo dare un pochino più di. Cioè volevo lasciare i capelli neri sopra, ma vedo che non cambia niente. Niente. E ho visto invece che non ha le scarpe perché purtroppo tra PES 20 e PES 21 perdono le scarpe, quindi mettiamo queste qua, che sono quelle che vanno per la maggiore. E poi, sì, direi che sono sempre gli stessi, non ci sono grandi differenze, sono sempre gli stessi fatti da me, sia anche Pisilli, Venturino, insomma. E poi tutti gli altri ragazzini fatti il più possibile simili con grande amore alle controparti reali. Sassuolo, direi sempre i soliti, Berardi, Matic, Falera, Lorientè, sì, sono tutti un po' simili. Li abbiamo già visti nell'altra patch. C'è Nzola che non è licenziato nemmeno lui, Bacolà, e questo qui, sì, sì. E poi tutti i soliti ragazzi, Candé, eccetera, eccetera. Ok, e poi andiamo al Torino. Il Torino qualche licenza in più c'è Simeone, Vlasic, Duvan Zapata, c'è Adams,
Casadei no, Maripan no, perché sono venuti tutti dopo il 2021. Anche Tamese. Lazzaro c'è con questa pettinatura che non è proprio quella di oggi, ma la teniamo lo stesso. Kulienovic segnatevelo, che secondo me è molto forte, come ho detto per Gandelman, segnatevelo. Come anche Abuklal, però Abuklal è infortunato. Sì, non ci sono altre. C'è Obrador, nuovo acquisto di gennaio, lui ha la licenza, a differenza di PES 20 in cui non l'aveva. E poi tutti gli altri, ovviamente Biraghi c'è, era il capitano della Fiorentina in quel periodo. E poi abbiamo Udinese. L'Udinese anche qua mi sembra tutta uguale, non ci sono grandi nomi e quindi a parte Zaniolo non ci sono grandi licenze, è praticamente uguale a PES 20. Forse c'è Padelli, eh sì, Padelli c'è, gli altri sono praticamente sempre gli stessi. Lennon Miller, Mlacic, si parla molto bene di questo Mlacic che non conosco, poi voglio controllare, voglio vedere qualche partita. Cabasele, ecco, Cabasele è licenziato, mentre in PES 20 no. E abbiamo messo anche Giulio Vinciati, bomber dell'Udinese, primavera in primavera 2. Ok, anche Ramcu. E chiudiamo con l'Hellas Verona, abbiamo lasciato Suslov che speriamo che torni dall'infortunio il prima possibile, questo è Gift Orban, sicuramente il più forte della squadra veronese, giallo-blu, Serdar, bella coach-up, e poi tutti gli altri, sì, anche il Verona è praticamente identico alla versione di PES 20. Edmundson nuovo acquisto, Rui ex Frosinone come Lirola, al Musrati e poi via via tutti gli altri, Pac Pro, Belgali, tutti gli altri. Questo Kieron Bowie sono molto curioso di vederlo perché era un bomber dell'Hibernian nel campionato scozzese. Va bene, lui ha esordito, Slotsager, ha esordito venerdì scorso. Va bene, io direi che se vi è piaciuto like al video, qualsiasi cosa scrivetemi in mia mail botroi99@gmail.com. Vi saluto, vi abbraccio e viva il calcio, viva l'amore per il calcio e ciao da Botroi99. Ci sentiamo in settimana per gli highlights di questa 25esima giornata che probabilmente giocherò su PES 21. Ciao!